Rieccoci, bentornati con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, con i Wizard Tarot e gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Cosa andremo appunto a chiedere a questi due mazzi? Ovviamente, ragazzi, come sapete, primariamente al mazzo di tarocchi, poi successivamente agli oracoli. Cercheremo di capire perché una persona ha fatto marcia indietro, cioè apparentemente una persona interessata a voi, che comunque ha dimostrato in maniera più o meno concreta, con un invito, anche semplicemente un parlarvi, un dichiararsi, degli sguardi, comunque in determinati momenti e modi ha dimostrato primariamente un interesse nei vostri confronti, poi di improvviso questa persona si è fermata. Dunque, in realtà vogliamo cercare di capire come mai questa persona ad oggi si sia in qualche modo bloccata nel proseguire o nel corteggiamento oppure appunto nel rapporto con voi o comunque nel voler approfondire il vostro rapporto. Dunque vogliamo cercare di capire quali possano essere le ragioni che possano aver portato questa persona in qualche modo a appunto fare un passo indietro rispetto alla vostra storia, alla vostra conoscenza, e cerchiamo di capire come mai questa persona abbia fatto marcia indietro, cioè vogliamo cercare di capire se ci sono effettivamente delle ragioni plausibili o comunque concrete, per esempio la presenza di una terza persona, oppure se si tratta semplicemente di una sorta di attendismo, piuttosto che sfiducia, piuttosto che paure. Cerchiamo dunque di capire innanzitutto nel momento presente cosa prova e pensa questa persona per voi. Ovviamente cerchiamo di capire i pro e i contro della situazione, quindi elementi a favore ed elementi a sfavore, quindi veri e propri ostacoli. Cos'ha nel cuore questa persona? Cerchiamo di capire l'ambiente che lo circonda e come possa in qualche modo andare ad influenzarlo, ad influenzare gesti, decisioni, mosse. Carta fondamentale, il consiglio che viene dato a voi ovviamente dagli arcani. Successivamente diamo la parola al karma, cioè che cosa ancora ci sarà da vivere di questo rapporto, e ovviamente in ultima posizione cerchiamo di capire il futuro, cioè come evolverà ovviamente questa storia. Ovviamente, ragazzi, nelle tempistiche identificate dall'arcano. D'accordo? Voi sapete, come sempre, lo avrete notato sul canale, che appunto io alterno video a una stesa a video a due stese, quindi due varianti. Ovviamente questo per cercare di venire incontro alle preferenze di ciascuno di voi. So che alcuni di voi preferiscono il video a una sola stesa, altri invece preferiscono per esempio avere la doppia variante, tra cui appunto poter scegliere. Dunque, appunto, quest'oggi sarà un video ad una sola variante, d'accordo? Allora, io solo, ovviamente, momentaneamente allontano dal tavolo appunto di stesa gli oracoli per appunto fare il più spazio possibile appunto ai Wizard Tarot, che appunto, come avrete capito, disporrò con il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1 sta appunto per il consiglio degli arcani, che a mio avviso è ovviamente la carta più importante del mazzo, proprio perché ci dà delle indicazioni importanti per cercare di capire come gestire questa situazione e portare a casa ovviamente dei risultati. E dunque, per il principio di sincronicità, per tutte coloro che stavano vivendo una storia piacevole e che poi hanno visto appunto la persona del cuore bloccarsi, fermarsi, mettere il tutto in stand-by, fare dei piccoli passi indietro, ma comunque passi indietro, cerchiamo di capirne la motivazione. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, allora
allontaniamo momentaneamente appunto il mazzo di carte, ovviamente dal tavolo di stesa, e iniziamo appunto dalla prima carta che appunto si trova in questa posizione, carta che appunto si riferisce al presente, cioè come stanno ad oggi le cose. Questa persona veramente si è fermata, veramente vuole fermarsi. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 3 di spade. Allora, la carta del 3 di spade, guardatela, qui è rappresentata proprio da una situazione di grande caos. Cioè, qui abbiamo sicuramente un'atmosfera piuttosto oscura e chiaramente abbiamo tutti questi fogli sparpagliati sicuramente dalla tempesta e dal vento, in particolar modo da un fulmine. Allora, in questo caso, obiettivamente, questa è una storia o con una persona impegnata, per cui chiaramente qui siamo di fronte ad un triangolo, appunto, quindi tra voi, questa persona e un'altra persona, oppure questa è una storia con una persona che ha subito però, perché in questo caso è subito, un allontanamento sentimentale molto pesante, che chiaramente gli ha fatto male, e che in qualche modo ancora gli fa molto male. Cioè è una persona che risulta molto fragile, diciamo così, di fronte anche solo al pensiero di un fallimento in amore. E dunque, avendo sofferto tanto, è una persona, direi, spaventata da eventuali difficoltà. Cioè nel caso in cui ci possa essere stata anche solo una piccola lite o comunque un dissidio tra voi, ecco che questa persona ha iniziato a spaventarsi, cioè si attiva immediatamente quella sensazione di paura che ha di perdere tutto e quindi tende a voler tornare indietro col pensiero, in qualche modo anche con il cuore. Perché tende a tornare indietro? Perché ripensa, rimugina, perché qui parliamo di spade, a tutto ciò che sino ad ora gli è accaduto. E ovviamente questa situazione del passato gli fa tuttora molto male, perché evidentemente deve aver sofferto molto. Vi ripeto, qui è qualcosa che ha subito. E di conseguenza questa è una persona che non vuole, giustamente per carità, più riprovare un dolore del genere, però evidentemente qui c'è una forte forma di disequilibrio, per cui questa persona si allarma immediatamente anche per poco. Vi ripeto, può essere anche bastata una piccola affermazione, una frase, qualcosa che può essere anche semplicemente stato detto da voi, per esempio, o durante una vostra discussione o anche semplicemente durante un banale dialogo che ha allarmato questa persona. Vedete, qui ci sono tanti fogli scritti, quindi ci sono state delle parole dette magari in maniera inconsapevole, nel momento sbagliato, nel modo sbagliato, che hanno in qualche modo, diciamo, creato un po' di caos nella mente di questa persona. È un 3 di spade, vi ripeto, non è una torre, non è un 10 di spade, quindi non è una chiusura definitiva. Però obiettivamente è una persona che in questo momento non si è bloccata con voi. È come se fosse bloccata nel passato, perché determinate situazioni lo hanno ferito e quindi tende a in qualche modo riprovare sulla sua pelle il dolore che ha provato in passato. Nel caso in cui, vi ripeto, questa sia una storia con una persona impegnata, qui non è qualcosa che riguarda il suo passato, ma è qualcosa che riguarda l'attuale compagno ufficiale, cioè è una persona che ovviamente ha paura di essere scoperta, che vive male situazioni di triangolazione, non le sa gestire bene, perché tende poi ad andare in confusione, a lasciarsi andare appunto a sensi di colpa, rimorsi. Quindi è una persona che tende in qualche modo a poi pentirsi di quello che ha intrapreso, perché fa fatica comunque ad abbandonare il vecchio. Cioè tende in qualche modo a
faticare particolarmente nel lasciare la compagna ufficiale. È una persona molto fragile, che tende magari a voler mostrare il lato migliore di sé, magari una persona brillante, spavalda, ma in realtà è tutt'altro, cioè è una persona che ha bisogno di rassicurazioni e basta veramente un non nulla per in qualche modo impensierirla, questa persona, d'accordo? Soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata. Potrebbe aver per esempio notato la compagna ufficiale troppo guardinga, troppo attenta alla propria vita personale, quindi si è spaventato, di conseguenza si è fermato. D'accordo? Quindi qui c'è proprio un blocco dovuto ad una situazione interiore, perché il 3 di spade parla del cuore trafitto, quindi una situazione interiore dell'individuo che ha subito un forte scossone. D'accordo? Quindi dovuto a o delle parole dette nel momento sbagliato, nel modo sbagliato, o da voi o comunque durante un vostro dialogo e colloquio, o anche durante una vostra discussione che lo ha particolarmente preoccupato, oppure in qualche modo, essendo invece magari una persona impegnata, può aver notato attenzione eccessiva da parte della compagna, per esempio su chiamate, telefonate, messaggi, eccetera. Qualcosa lo ha spaventato, non gli è piaciuto e di conseguenza lo ha fatto rimanere male. 3 di spade, cuore trafitto. Quindi non è che questa persona ha fatto un passo indietro nei vostri confronti. È una persona ferma nel dolore, diciamo, nella malinconia, nell'infelicità, nell'insoddisfazione, perché c'è qualcosa che lo ha ferito. Ma vi ripeto, è una persona molto fragile e che tende anche particolarmente in qualche modo a ritirarsi per anche piccole questioni, perché non sa cavarsi particolarmente d'impaccio, non è una persona particolarmente furba e abile, anche nel gestire le triangolazioni, non le sa gestire. Vediamo in questa posizione cosa vede di bello ovviamente nella vostra storia. E qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, il 5 di coppe in accezione ovviamente positiva rappresenta la fisicità, la carnalità. È una persona che vi vede fisicamente molto bella, una donna con la quale si può avere un rapporto particolarmente appagante da un punto di vista fisico. Quindi, fisicamente qui non ci sono problemi. C'è una persona che vive con passione il vostro rapporto o lo vuole vivere con passione. Quindi è una persona che sicuramente vi vede come, diciamo, la donna per eccellenza, l'ideale di bellezza estetica. Vi vede una donna molto bella, vi vede una donna molto attraente, accattivante, la donna giusta per lui. Una donna per la quale varrebbe la pena rischiare, perché il 5 di coppe rappresenta proprio questo, cioè il rischio, il dover rischiare per ottenere qualcosa di molto ambito, anche mettendo a rischio e repentaglio la propria quotidianità, perché il 5 di coppe rappresenta appunto un elemento in più che si inserisce in una situazione di noia, il 4 di coppe. D'accordo? Quindi è una persona che vi vede come la persona giusta per interrompere questa monotonia. Nel caso in cui lui sia una persona impegnata, voi siete la donna ideale, perché il 4 di coppe ci parla di noia e di totale mancanza di attrazione fisica nei confronti della compagna ufficiale. Non hanno più nemmeno rapporti fisici, queste due persone. Quindi il 5 di coppe parla invece di un ricominciare finalmente per lui, almeno dal suo punto di vista, ad avere dei rapporti, direi, molto soddisfacenti, con una donna che questa volta lo attragga molto fisicamente. Nel caso in cui sia una persona libera, è una persona che evidentemente per le compagne precedenti non ha mai provato una così grande attrazione. Quindi è chiaro che voi siete riusciti a smuovere molto di questa persona.
Evidentemente però questa situazione gli comporta, vedete, di nuovo una situazione emotiva di caos, però dal suo punto di vista può valerne la pena, proprio perché siete fisicamente il suo ideale, proprio fisico. Cioè il 5 di coppe ha una valenza positiva, e se ha una valenza positiva è proprio nell'aspetto materiale. Quindi vi vede come la persona giusta con cui vivere dei bei momenti, soprattutto eroticamente importanti, che vadano un po' ad interrompere una situazione di noia, di eccessiva fissità nella sua vita sentimentale ed erotica. Vediamo in questa posizione invece i contro della situazione, cioè quali sono i reali ostacoli. Ecco, qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, ragazzi, nel caso in cui sia una persona impegnata, è ovviamente facilmente deducibile, cioè la carta della giustizia parla del rapporto in essere, cioè effettivamente nel caso in cui sia una persona sposata, impegnata, convivente, fidanzata, è sicuramente una persona che in qualche modo sa di avere alle spalle un rapporto difficilmente, ovviamente, per il momento è risolvibile per quanto riguarda appunto una eventuale separazione o appunto divorzio. Cioè, dal suo punto di vista è difficile che lui riesca nell'immediato ad interrompere, a sciogliere questo rapporto, pur essendo in accezione negativa, perché evidentemente questo è un rapporto finito. La giustizia in accezione negativa è un arcano molto severo. È una coppia mal assortita, è una coppia che non si sa per quale motivazione si siano scelti. Fatto sta che non c'è più amore, non c'è più desiderio, non c'è più nulla tra queste due persone. Vedete, qui abbiamo due spade che ovviamente si contrappongono l'una all'altra. Quindi questa è una persona che sa consapevolmente che il proprio rapporto è finito, che non c'è più nulla né da dare né da ricevere, però sa anche che ci sono delle questioni difficili da risolvere. Evidentemente potrebbe essere una persona sposata, nel caso in cui sia appunto una persona sposata, ovviamente una persona che fa fatica a in qualche modo iniziare un percorso di separazione o di divorzio anche per questioni economico-finanziarie, perché la giustizia parla anche di questo. Quindi è una persona che effettivamente fa molta fatica a pensarsi in questo momento single. Ma vi ripeto, come vi dicevo con il 3 di spade, è comunque una persona che fa fatica a chiudere definitivamente in maniera, vedete, severa con il passato, tende un po' troppo a temporeggiare e quindi in qualche modo a perdere tempo su situazioni che invece andrebbero affrontate, come ci suggerisce la giustizia, in maniera molto più netta, decisiva, definitiva, ma non sa farlo. Quindi in realtà sì, ci potrebbero essere delle situazioni economico-finanziarie difficili o un rapporto già particolarmente incrinato con la compagna ufficiale, per cui effettivamente una separazione o un divorzio diventerebbe veramente una polveriera, ma è chiaro che qui ci sono anche delle incapacità interiori da parte di questa persona di prendere atto di una reale progettualità che possa portarlo a chiudere questo rapporto. Nel caso in cui non sia una persona impegnata, questa è una persona che comunque, vi ripeto, sa proprio molto poco prendere in mano la propria vita in maniera concreta, in maniera fattuale, proprio come appunto ci suggerisce la giustizia, agire concretamente, vi ripeto, empiricamente, per poter dare un corso nuovo alla propria vita. La giustizia parla di equilibrio, questa persona ha il caos dentro. Guardate che differenza tra l'ambientazione di questa carta, che è un'ambientazione molto sobria, pulita, ordinata, e invece il 3 di spade. Lui ha dentro questa situazione. Quindi lui non riesce, vedete, a fare pulizia nella sua vita, ma soprattutto nella sua interiorità.
è una persona che tende molto a confondere anche spesso l'attrazione fisica con il sentimento. È una persona che tende a riflettere poco su ciò che realmente prova e vuole. Agisce di impulso, d'istinto, 5 di coppe, perché voi gli piacete, però poi tende a rallentare, ne ha paura, va in confusione, basta il minimo sentore di problematica e si ferma. Quindi anche nel caso in cui sia una persona single, effettivamente è una persona molto complessa interiormente. Non è una persona decisa, non è una persona sicura, è un irrisolto, è una persona che non necessariamente deve essere immatura, però è sicuramente una persona molto confusa. È una persona che, vedete, non sa mettere il tutto nel giusto livello di equilibrio. Per esempio, non sa in qualche modo abbinare il vedere voi, il frequentare voi, magari in maniera più assidua, rispetto alle sue scorribande con gli amici. C'è una persona che probabilmente è sempre stata abituata a rapporti molto più sfilacciati. Non dico che deve essere stato per forza il classico playboy, però sicuramente può essere stata una persona un po' superficiale, leggera nei rapporti e nei sentimenti, perché non li sa gestire. E questa persona sa che con voi la situazione deve essere diversa, ma fa un'enorme fatica, proprio perché sa che con voi la situazione sarebbe profondamente diversa, che voi in qualche modo vogliate arrivare a qualcosa di più concreto, o almeno questa è l'immagine che lui ha di voi, ma non sa farlo. Quindi non sa, vi ripeto, portare equilibrio nella propria interiorità al punto da decidere, scegliere come poter proseguire la propria vita sentimentale. D'accordo? Quindi sia nel caso in cui sia una persona libera che nel caso in cui sia una persona impegnata, è una persona in difficoltà. Vi ripeto, qui non ci sono per adesso carte di chiusura tra voi e questa persona, ma è una persona che tende un po' troppo a spaventarsi anche semplicemente di fronte a delle situazioni che comunque hanno vissuto molte persone, stanno vivendo molte persone. Io veramente conosco tantissime persone, tantissime coppie in separazione, allontanamento, addirittura in divorzio. È chiaro che, ragazzi, non è una condizione particolarmente facile, ci sono momenti anche di comunque dolore, di sconforto, ci sono ancora magari momenti di discussione, di litigio, però è chiaro che vale il prezzo della propria libertà. Quindi questa persona ovviamente dovrebbe iniziare a in qualche modo tirarsi sulle maniche, innanzitutto cercando equilibrio in se stesso e poi nel caso in cui sia una persona impegnata effettivamente iniziare a pensare che forse molto probabilmente è meglio stare da solo, affrontare comunque tutte le difficoltà di una separazione o un divorzio piuttosto che vivere un rapporto di questo tipo, che vi ripeto, con la carta della giustizia in accezione negativa, è un rapporto veramente pessimo, dove comunque ci sono discussioni continue, dove non c'è assolutamente mai uno scendere a compromessi, nessuno dei due che va incontro all'altro, non c'è più attrazione fisica, non ci sono più sentimenti, cioè piuttosto che vivere una situazione del genere, forse dovrebbe pensare in qualche modo a migliorare la propria esistenza, d'accordo? A prescindere da voi, chiaramente. Vediamo in questa carta che cosa vorrebbe, quindi speranze ma anche eventualmente paure. Qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, questa persona sa, 10 di bastoni è la carta della fatica, allora che obiettivamente deve faticare molto per in qualche modo ottenere dei risultati. Cioè una persona che, vedete, di idee ne ha anche tante, ma obiettivamente, ve l'ho appena detto, fa fatica proprio a metterle in pratica. E sa, 10 di bastoni, che chiaramente, vedete, la strada è molto lunga, è molto impervia e soprattutto richiede molta razionalità e una grande attenzione. Quindi richiede una mente saggia, una mente ferma, una mente matura. Questa carta dovrebbe ricordarvi un arcano maggiore in particolare, l'eremita. Quindi è chiaro che questo signore così anziano, ma guidato dalla propria razionalità, non teme comunque, vedete, i percorsi di montagna così impervi,
perché comunque è supportato da una forza d'animo e da un'intelligenza non indifferenti. Ma è chiaro che questa situazione richiede ovviamente fatica, richiede discrezione, richiede tempo e richiede prudenza e soprattutto tanto raziocinio, che questa persona fa veramente molta fatica a trovare. Quindi vi ripeto, è una persona in balia di momenti e stati d'animo di confusione. Sa che 10 di bastoni dovrà faticare molto, non solo con voi ragazzi, perché fino adesso il problema effettivamente non è il rapporto con voi, ma è la propria interiorità, cioè lui sa che deve fare, vedete, luce nella propria interiorità, pur avendo, vi ripeto, tante idee anche decisamente molto positive, non solo, vi ripeto, in riferimento a voi, ma anche in riferimento al suo rapporto, è ufficiale nel caso in cui ce l'abbia o alla propria vita, nel caso in cui sia una persona single, però è chiaro che fa fatica a gestire più cose contemporaneamente, quindi ovviamente è una persona che deve organizzare, anzi io direi proprio riorganizzare la propria vita, dando ovviamente a ciascuno il ruolo e il posto giusto, cioè compagna, amici, sport, lavoro. Questa è una persona che deve rimettere in piedi la propria vita, perché ovviamente è una persona in difficoltà e sa che, vi ripeto, carta della fatica, dovrà faticare molto per poter ottenere tutto quello che ovviamente vuole e si aspetta. Perché vi ripeto, le idee ci sono, ma sa che le tempistiche possono essere lunghe. Vediamo in questa posizione l'ambiente esterno come in qualche modo lo condiziona. E qui abbiamo il 3 di coppe. Allora, sicuramente non è particolarmente aiutata questa persona, perché il 3 di coppe parla di distrazione, di svaghi, cioè potrebbe per esempio avere degli amici che potrebbero in qualche modo consigliargli di comunque per esempio godersi il rapporto con voi nel caso in cui lui sia impegnato, vivendo appunto una triangolazione, cioè 3 di coppe. Quindi in qualche modo in barba alla moralità o comunque ad una situazione di maggior equilibrio. Nel caso in cui sia una persona libera, questo 3 di coppe ci parla appunto comunque di terze persone, amicizie, anche conoscenze social, che in qualche modo potrebbero appunto mal consigliarlo o comunque portarlo a vivere con, diciamo, leggerezza, superficialità anche il rapporto con voi. Quindi chiaramente non è una persona aiutata alla riflessione. Vi ripeto, non c'è la carta dell'eremita o per esempio del cavaliere di denari, quindi non c'è un amico che possa in qualche modo condurlo ad un ragionamento molto più stabile, ad una maggior maturità e saggezza. Qui abbiamo un 3 di coppe, cioè un ambiente che tende a distrarlo, quindi a portarlo fuori via. Non lo fa riflettere. Evidentemente perché questa è una persona che si è circondata di situazioni e anche ovviamente di amicizie molto superficiali, cacciarone, a cui importa ben poco la sostanza e la profondità, che badano piuttosto alla quantità, ma non alla qualità. D'accordo? Quindi persone che, per esempio, nel caso in cui lui sia impegnato, lo hanno per esempio sempre condotto a tradire la compagna, magari anche presentandogli altre donne, pur essendo lui impegnato, perché sono persone esattamente come lui, che preferiscono vivere nel nascondimento piuttosto che in qualche modo prendere realmente in mano la situazione e allontanarsi da una persona che gli fa stare così male. Quindi non lo stanno allontanando dal problema, lo stanno mettendo di fronte a delle distrazioni, che però sono, ragazzi, dei palliativi, perché poi quando questa persona torna a casa si trova sempre di fronte a questa donna che lui non ama, non desidera più e con la quale ci sono discussioni molto forti, molto intense e anche particolarmente dolorose con la carta della giustizia. Tra l'altro la carta della giustizia in accezione negativa, come il 3 di spade, parla di tradimenti. Quindi potrebbe lui aver subito dei tradimenti e averne ovviamente fatti a sua volta, a prescindere da voi. Quindi è una coppia pessima nel caso in cui sia una persona impegnata, ma nel caso in cui sia una persona libera, è comunque una persona che si è legata a donne che ha sempre tradito o che lo hanno tradito. Una in particolare che ha creato questo 3 di spade.
Quindi è una persona che ha vissuto con troppa leggerezza e superficialità i rapporti d'amore. Ecco perché non ci sa particolarmente fare, eh. Quindi non è nemmeno aiutata nel, in qualche modo, riflettere su ciò che sta combinando della sua vita. Questo è un gran peccato, eh. Vediamo in questa posizione invece la parola al karma, cioè obiettivamente che cosa ancora dovrete vivere voi e questa persona. Qui abbiamo il 10 di coppe, carta molto bella e ovviamente che parla di riappacificazione. Allora, nel caso in cui voi abbiate comunque avuto una discussione con questa persona o comunque un litigio che ha portato poi a questa marcia indietro, comunque a fare 2 passi indietro, ecco che qui abbiamo la riappacificazione. Cioè, sicuramente qui c'è ancora del percorso da compiere tra voi e questa persona. 10 di coppe nella posizione del karma ci riporta a questo, cioè il karma vi sta dicendo che qui c'è ancora del tempo che dovrete ancora vivere con questa persona, che può essere sicuramente un tempo più o meno breve, ma comunque sarà un tempo molto importante che voi andrete a vivere, coppe, dove in qualche modo sgorgeranno dei grandi sentimenti. Quindi sicuramente qui c'è ancora da dare e da ricevere da parte di questa persona. Qualcosa di romantico, qualcosa di, vi ripeto, importante. 10 di coppe può parlare anche di dichiarazioni, di un rivedersi, di un riabbracciarsi, di uno stare di nuovo insieme. Tra l'altro tra pochi giorni, perché parliamo di coppe, quindi non stiamo parlando di mesi, d'accordo? Quindi entro qualche settimana qui c'è comunque uno sblocco che porterà ovviamente ad andare avanti ancora a vivere qualcosa con questa persona. 10 di coppe non ci parla dell'uomo della vita, potrebbe esserlo, ma ovviamente poi dipenderà dalle vostre azioni, dalla risposta che voi darete al ritorno di questa persona o comunque allo sblocco di questa situazione. Comunque in questo caso qui c'è ancora, vedete, una strada da percorrere con questa persona. 10 di coppe ci parla comunque di un rapporto che potrebbe diventare anche ufficiale, cioè questa è una persona che, vi ripeto, tiene a voi, cioè voi gli piacete veramente tanto, quindi non è una persona che vuole rinunciare al rapporto con voi, assolutamente no. Sì, potrebbe aver fatto qualche passo indietro, ma questo non significa che questa persona non vi voglia. D'accordo? Anzi, pensa assolutamente a voi come alla donna giusta, ve lo dicevo con il 5 di coppe. Questo 10 di coppe va in qualche modo a sancire il fatto che qui ci saranno anche dei sentimenti di cui questa persona vi parlerà o che vi dimostrerà. Sentimenti che possono aver portato a tutta questa grande confusione. Perché questa non è una persona, ragazzi, ve lo garantisco, abituata ad amare e ad essere amata. Questa è una persona che non sa vivere le questioni d'amore. Almeno da questa stesa evidentemente è questo tipo di temperamento, di personalità e ha questa tipologia di vita alle spalle. Quindi un'esistenza poco caratterizzata da amore, da sentimenti pieni, completi, vissuti a 360 gradi. Qui ci sono situazioni molto immature, vissute con estrema superficialità, tra di coppe, divertimenti, svaghi, anche rapporti mordi e fuggi, di una sera addirittura. C'è una persona effettivamente che ha vissuto in maniera molto dissoluta la propria vita. Con voi invece c'è un 10 di coppe, qui ci sono dei sentimenti che si andranno ad approfondire e anche, vi ripeto, una riappacificazione. Quindi nel caso in cui abbiate comunque discusso, qui c'è comunque il tentativo di scendere a compromessi. Quindi c'è un rivedersi, un riabbracciarsi e un vivere comunque del tempo in maniera molto isolata, direi, perché le carte di coppe ci rimandano, soprattutto il 10 di coppe, ad una situazione molto intima, che però ovviamente farà piacere sicuramente a tutti e due. Tra l'altro il 10 di coppe parla anche di fecondità, d'accordo? Quindi qui ci saranno sicuramente anche dei momenti erotici molto importanti. Vediamo in questa posizione invece il consiglio degli arcani in riferimento a questa situazione. 4 di pentacoli. Guardate come tutti questi, ovviamente, ori, gioielli, pietre preziose, tutta questa ricchezza viene ovviamente ben chiusa e custodita. Il 4 di pentacoli appunto parla di questo, cioè cercate di, ovviamente, cercare almeno voi la stabilità e equilibrio di cui avete bisogno, a prescindere dalla presenza o meno di questa persona.
Il 4 di Pentacoli parla proprio della terra su cui noi poggiamo i nostri piedi. Parla delle 4 mura di casa, delle 4 gambe del tavolo. Ragazzi, cercate la stabilità e la solidità. Questa persona vi piace? D'accordo, ma cercate di condurre questo rapporto ad una situazione più solida, più stabile e che non vi faccia più vivere in queste, diciamo, situazioni di alti e bassi che fanno male solo a voi. Nel caso in cui questa persona vi abbia deluso eccessivamente, cercate altrove la stabilità che vi meritate. 4 di Pentacoli, cioè dovete sicuramente cercare tutto ciò che in questo momento, o comunque tutto ciò che possa in qualche modo darvi stabilità per quanto riguarda, vedete, la vostra interiorità, tutto ciò che c'è di prezioso dentro di voi. Cercate di custodire, di proteggere, di mettere la vostra interiorità, quindi anche il vostro cuore, i vostri sentimenti, come priorità. Quindi cercate di vivere in maniera serena e felice in qualsiasi situazione voi scegliate di, in qualche modo, essere inserite, quindi o nel rapporto con questa persona o nel rapporto con una terza persona. Cercate la vostra stabilità. E nel caso in cui, vi ripeto, questa persona vi piaccia particolarmente, cercate di far capire a questa persona che voi avete una priorità e che è il vivere felici, sereni, in maniera assolutamente equilibrata, che queste situazioni di alti e bassi non fanno bene né a voi né a lui, ma nemmeno alla vostra coppia. Cioè, ragazzi, quello che vi si sta in questo momento chiedendo è di condurre questa persona ad un maggior rispetto nei vostri confronti, nei confronti delle vostre tempistiche, nei confronti del vostro modo di vivere l'amore, nei confronti del vostro modo di, in qualche modo, condurre una storia, anche semplicemente una conoscenza. Cioè cercate di far capire a questa persona che voi siete in qualche modo improntate nel vivere un rapporto in maniera completamente diversa. Quindi non si sta parlando ovviamente di cercare in qualche modo di inculcare nella testa di questo ragazzo un determinato modus operandi, perché è chiaro che deve ovviamente volerlo anche lui, d'accordo? Quindi non si sta chiedendo in questo caso di obbligare questa persona. Nel caso in cui lui non voglia o non ne sia in grado, vi si sta consigliando ovviamente di dare priorità ai vostri sentimenti e comunque a quello che voi vi meritate. Quindi nel caso in cui questa persona abbia ancora bisogno di tempo perché non sufficientemente matura e in qualche modo equilibrata per poter portare avanti una storia come voi la volete e come a voi fa star bene, in questo caso spetterà a voi la decisione se continuare comunque eventualmente questa frequentazione oppure cercare altro, d'accordo? Cioè, in questo caso, vi ripeto, non vi si sta chiedendo di obbligare l'altra persona ad un cambiamento così importante. Il cambiamento deve avvenire chiaramente nell'altra persona perché lui lo vuole realmente, perché lui vuole realmente cambiare, altrimenti è semplicemente un andare in qualche modo a compiacere i vostri desideri, ma voi non avrete mai poi di fronte a voi una persona realmente sincera e onesta, che non ha effettuato un reale cambiamento, sta cercando semplicemente di compiacervi, d'accordo? Quindi avreste di fronte a voi un attore, qualcuno che finge, d'accordo? Io lo ripeto sempre, ragazzi, obbligando una persona ad un determinato cambiamento non si ottiene mai nulla. I grandi cambiamenti interiori avvengono non sotto la scorta di obblighi, ma perché l'individuo e quando l'individuo è in grado di attuare questo ovviamente cambiamento, quando ormai ha tutti gli strumenti adatti per poter effettuare un cambiamento. Ecco, nel caso in cui voi vi rendiate conto che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi questa persona continuerà a non avere gli strumenti adatti per portare avanti una storia in questo modo, quindi in maniera assolutamente esclusiva piuttosto che equilibrata, sana e senza continui alti e bassi, sarà a voi poi la decisione in qualche modo di lasciare ovviamente questa persona al proprio destino, alla propria maturazione e cercare evidentemente qualcos'altro, d'accordo? Cioè la vostra priorità deve essere il 4 di Pentacoli, cioè la vostra stabilità, perché questa persona potrebbe ancora farvi vivere
altri momenti di alti e bassi. Quindi momenti in cui è presente, 10 di coppe, momenti di riappacificazione, ma momenti ancora di leggerezza, superficialità e inutile dispersione. D'accordo? Vediamo dunque in questa ultima posizione come procederà appunto il rapporto tra voi e questa persona. Allora, e qui abbiamo appunto il paggio di bastoni. Allora, il paggio di bastoni parla di innanzitutto comunicazioni, cioè voi a breve sentirete questa persona, quindi qui ci sarà sicuramente un momento di dialogo, quindi i paggi parlano sempre di notizie, parlano sempre comunque di in qualche modo dialogo importante che potrebbe appunto portare, come vi dicevo con il 10 di coppe, ad una riappacificazione. Quindi sicuramente in questo caso c'è un momento comunicativo importante tra voi e questa persona. Il paggio di bastoni parla di attrazione fisica, quindi ci potrebbe essere anche un chiaro tentativo da parte di questa persona di in qualche modo riprendere il rapporto da un punto di vista anche erotico, quindi una persona che sicuramente vi dimostrerà di essere molto attratta ovviamente da voi, ma chiaramente con il paggio di bastoni parliamo comunque di un ritorno sicuramente embrionale, perché un paggio non è un cavaliere, non è un re, quindi una persona che, vi ripeto, tornerà da voi, tornerà perché gli piacete bastoni, perché vi desidera, perché non ha nessuna intenzione, ve lo dicevo, di in qualche modo allontanare voi, anzi è una persona che non vede l'ora di vedervi, non vede l'ora di sentirvi. Ci saranno delle comunicazioni, delle piccole comunicazioni, può parlare anche di un dono, di un regalo, quindi comunque di qualcosa che possa sancire la vostra riappacificazione, però vi ripeto, qui parliamo di un paggio, quindi qui c'è la volontà e assolutamente l'intenzionalità di riprendere il vostro rapporto. Questa persona non vuole ovviamente lasciarvi andare. Questa è una persona a cui voi piacete particolarmente, soprattutto, vi ripeto, da un punto di vista fisico ed estetico. Ve lo dicevo con il 5 di coppe, ve lo confermo con la carta di bastoni. Però in questo caso ovviamente parliamo di un'attrazione molto forte, un'attrazione molto importante, che ovviamente però non prevede per ora ancora comunque un impegno, diciamo, profondo da parte di questa persona nell'effettuare quel cambiamento di cui vi parlavo poco fa, perché abbiamo un paggio. Quindi sicuramente questa persona tornerà, vi dimostrerà tutto quello che pensa e prova per voi, ve lo dicevo anche con il 10 di coppe, ma chiaramente è una persona che non è ancora pronta a vivere il vostro rapporto con maturità. Quindi è una persona che tende in qualche modo ancora ad avere un atteggiamento fanciullesco, come tipico appunto dei fanti, nei confronti del sentimento. I fanti riportano sempre a quale arcano maggiore? Al matto. Quindi una persona che ha poca progettualità in riferimento al futuro. Quindi, nel caso in cui sia una persona impegnata, non aspettatevi che ritorni con l'intenzionalità reale di chiudere con la compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, ma abbiamo detto particolarmente confusa, non vi aspettate che questa persona cerchi in qualche modo di aggiustare, diciamo, gestire, come ci rimandava il 10 di bastoni, al meglio la propria quotidianità. Cioè una persona che arriva ancora con delle difficoltà e soprattutto con una modalità, vi ripeto, poco matura nel rapportarsi a voi. Però ritorna, assolutamente sì, perché il 10 di bastoni ci parla del corteggiatore, quindi vi dimostrerà ancora comunque quello che pensa e prova per voi. Parla di colui che desidera ardentemente, parliamo appunto di una carta di bastoni, vedete qui abbiamo questo bastone fortemente infuocato, quindi vi farà capire che vi desidera, qui ci può essere proprio un contatto fisico direi inequivocabile e avverrà il tutto tra l'altro entro pochissimi giorni perché il paggio di bastoni parla appunto di al massimo una quindicina, una ventina di giorni, quindi qui ci sarà assolutamente uno sblocco. Noterete che questa persona effettivamente, pur avendo in qualche modo rallentato il suo corteggiamento, lo riprenderà.
d'accordo? Quindi vi sembrerà di ricominciare, diciamo, la situazione che avevate appunto lasciato, quindi prima che questa persona facesse questi 2 passi indietro. Però vi ripeto, nonostante questa persona abbia tutte le buone intenzionalità e ritorni per voglia di costruire qualcosa, il fante di bastoni parla anche di curiosità, quindi in qualche modo una piccola progettualità di costruzione c'è sicuramente, però non vi aspettate, almeno entro i prossimi 15-20 giorni, un grande cambiamento da parte di questa persona. D'accordo? Perché, vi ripeto, il fante di bastoni, come tutti i fanti, ci riportano alla carta del matto, quindi una persona sicuramente particolarmente originale, una persona attratta, una persona che segue molto appunto il proprio istinto, ma molto poco la razionalità, quindi assolutamente in opposizione rispetto per esempio a una figura saggia come potrebbe essere appunto l'eremita piuttosto che il papa o l'imperatore. Quindi sicuramente qui ci sono dei contatti, qui c'è in qualche modo un riprendere la propria comunicazione e il corteggiamento. Quindi sicuramente questa persona vi farà di nuovo capire che cosa obiettivamente prova e pensa di voi e per voi. Però non vi aspettate, almeno nell'immediato, sicuramente un passo molto importante o comportamenti particolarmente eclatanti da parte di questa persona, d'accordo? Quindi andrete semplicemente a riprendere le fila di quello che avete visto in qualche modo interrompersi in questo periodo, cioè vedrete di nuovo una persona pronta a corteggiarvi, ad essere comunque allegra, gioiosa, comunque a dimostrarvi il desiderio che prova per voi. Però ecco, non vi aspettate ovviamente qualcosa di particolarmente eclatante, quindi qualcosa che poi ovviamente ragazzi spetterà a voi il capire effettivamente quanto ne valga la pena, d'accordo? Quindi potrebbe arrivare addirittura ad annoiare anche voi, perché vi ritrovereste di nuovo di fronte comunque, vi ripeto, a una persona che vi vuole, una persona che vi dimostra la sua attrazione, ma che non fa evidentemente dei passi in più in qualche modo per potervi stupire o per poter in qualche modo costruire qualcosa di ovviamente importante e di solido. Cioè, se la domanda reale, diciamo, a questa stesa è: ci sarà qualcosa di solido, di ufficiale, di importante tra noi nel breve periodo? La risposta è sicuramente no. Però nel momento in cui voi vogliate una persona sicuramente pronta a ricorteggiarvi, a dimostrarvi quello che prova, a dimostrarvi che vi desidera, quindi a riprendere le fila del discorso, assolutamente sì, tra l'altro entro pochissimo tempo, d'accordo? Questa non è una persona che voleva chiudere, è una persona che semplicemente ha affrontato un momento di bassi, diciamo, nella sua emotività, ma è una persona che potrebbe riaverli, quindi quanto mai ovviamente è importante il consiglio del 4 di pentacoli, d'accordo? Ora chiediamo appunto anche agli oracoli degli angeli del cuore 2 carte importanti per cercare di appunto capire come procederà ovviamente questo rapporto, quindi delle specifiche in più in riferimento al rapporto tra voi e questa persona, ovviamente sempre grazie al principio di sincronicità. Vediamo un po'. Allora, in questa posizione abbiamo il fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Allora, ve lo dicevo con appunto il 10 di coppe e anche con ovviamente il fante di bastoni. Cioè questa è una persona che ritornerà da voi con l'intenzionalità di in qualche modo approfondire il vostro rapporto. Vi parlavo di curiosità, però attenzione ragazzi, perché in questo mazzo c'è la carta del matrimonio anche, che rappresenta per esempio un rapporto che diventa ufficiale, quindi un rapporto profondo, la carta della luna di miele, che riguarda comunque un'esplosione di sentimenti maturi. La carta del fidanzamento rappresenta degli incontri amorosi che procedono esattamente come vi dicevo poco fa con ovviamente la carta del fante di bastoni, cioè attenzione, la carta del fidanzamento non sta parlando di un rapporto che diventerà profondo e stabile. La stabilità in questo mazzo è rappresentata dalla carta del matrimonio piuttosto che appunto della luna di miele.
In questo caso, invece, la carta del fidanzamento parla appunto di sicuramente un rapporto importante che va ben oltre l'attrazione, ma sicuramente in questo caso parliamo di un rapporto molto interessante, un rapporto giocoso, un rapporto allegro, un rapporto che comunque vi farà bene, ovviamente, ma un rapporto embrionale, d'accordo? Quindi qui siamo in una sorta di anticamera, diciamo, del vero e proprio amore. D'accordo? Sicuramente a seguito di questo ritorno, questa persona vi dimostrerà appunto interesse, un rinnovato interesse che vi farà ovviamente capire che questa persona non aveva intenzione di chiudere, anzi che voi piacete molto a questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona vi farà capire tanto, ma è una situazione di tipo embrionale, d'accordo? Da non confondere, vi ripeto, con la carta del matrimonio piuttosto che la carta della luna di miele che è presente in questo mazzo, che invece parlano di un rapporto molto profondo tra ovviamente due persone adulte, mature e ovviamente sagge, disposte a mettersi in gioco. In questo caso, vi ripeto, ci sarà un rapporto molto fresco, eroticamente divertente, ovviamente anche importante sicuramente, perché a voi piace questa persona, altrimenti non sareste in questa stesa, ma ovviamente per ora una situazione di impegno embrionale, proprio come vi dicevo appunto con il fante di bastoni. Vediamo in questa posizione cosa abbiamo, e qui abbiamo esprimi il tuo amore. Vai avanti così e compi un gesto romantico. Ecco, in questo caso vi viene proprio consigliato di aiutare appunto questo rapporto, nel caso in cui voi lo vogliate, ve lo dicevo anche con il 4 di denari. Cercate in qualche modo di condurre, aiutare questa persona nel condurre questo rapporto verso lungo dei binari che per voi sono più confacenti, perché evidentemente da sola questa persona fa molta fatica, d'accordo? Quindi un passo in più, in questo caso, vi consigliano appunto gli angeli del cuore di Doreen Virtue, potrebbe spettare a voi per cercare proprio di, vi ripeto, non obbligare, come vi dicevo poco fa, ma condurre mano nella mano questa persona a gestire in maniera più rispettosa ed equilibrato il vostro stesso rapporto. Magari attraverso un gesto romantico, può essere quel messaggio carino che magari questa persona non si aspetta, piuttosto che un saluto, uno sguardo, ragazzi, un sorriso, qualcosa di molto dolce, di molto tenero, che in realtà può rappresentare tanto per questa persona. E quindi, ovviamente, esprimendo proprio ciò che voi pensate e volete da questa persona, vedete, potrebbe in qualche modo andare anche a sbloccare delle parti ancora nascoste, per esempio, di questo individuo. Quindi evidentemente anche un piccolo gesto potrebbe in qualche modo aiutare. Un gesto compiuto da voi, ragazzi, un piccolo gesto, Quindi non si sta chiedendo in qualche modo di agire chiedendo a questa persona di sposarvi, d'accordo? Quindi cerchiamo di non esagerare, ovviamente, anche nel dono, anche nella sorpresa, qualcosa di piccolo ma di dolce e di romantico, che possa anche svelare a questa persona quello che appunto voi provate per lui. Perché vi ripeto, evidentemente è una persona che ha bisogno comunque anche di essere guidata, a volte anche un po' di essere spinta verso appunto l'amore. D'accordo? Dunque, vi ripeto, qui sicuramente la situazione è positiva, assolutamente positiva, non c'è una volontà di interrompere il corteggiamento, assolutamente no, è una persona che ha tutte le intenzioni di procedere, diciamo, nel rapporto con voi in questo corteggiamento. Qui c'è di nuovo una comunicazione, c'è un contatto fisico importante, questa persona vi farà capire che vi vuole, che vi desidera, che siete comunque la donna che lui vuole, giusta per lui, ma ovviamente vi ripeto è una carta di fidanzamento, cioè è una fase embrionale molto bella che sicuramente vi divertirà molto anche da un punto di vista appunto erotico, ma ovviamente qualcosa che è ancora agli albori, d'accordo? Quindi ovviamente per portare questa situazione ad un maggiore sviluppo spetterà sicuramente a voi anche qualche piccolo gesto, vi ripeto ragazzi, piccolo, quel messaggio, quello sguardo, quel saluto, quella sorpresa dolce che può comunque mostrare a questa persona
che comunque voi provate effettivamente qualcosa per lui. D'accordo? Voi sapete che appunto io tendo poi a rifare le stese nel corso del tempo, a riproporle per ovviamente tenere d'occhio la situazione. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e soprattutto buona fortuna!